Questo progetto formativo sullo storytelling del book trailer è un progetto che mette a punto tutta una serie di competenze che la scuola sicuramente offre ai suoi studenti, il liceo Calini, che peraltro sul contenuto e anche proprio sul concetto di book trailer da molti anni svolge un ruolo, diciamo così, pure di totale egemonia, ecco, su quella che è la scena italiana, non solo la scena scolastica, ma anche proprio, diciamo così, la scena culturale legata a questo prodotto, e quindi anche la possibilità che gli studenti del Calini hanno, al di fuori di questo progetto in cui io sono stato chiamato a intervenire, di cimentarsi, di misurarsi in questa appassionante impresa che è il passaggio, la trasformazione appunto del testo letterario in un prodotto dell'audiovisivo. Quindi il book trailer, diciamo, nella sua concezione proprio originaria, che è etimologicamente un prodotto video che ti mette sulla pista del libro e che quindi ha l'obiettivo di spingere il suo spettatore ad andarsi a leggere quell'opera letteraria. Ecco, poi il fatto che il Calini da molti anni, appunto con il coordinamento della professoressa Forcella, approfondisca il discorso sul book trailer, ha fatto sì che gli studenti di questo liceo siano progressivamente diventati esperti non solo appunto nella produzione del book trailer inteso nella sua forma, diciamo così, prevalente, che è quasi appunto non dico una forma commerciale, anche se negli ultimi anni molte case editrici, molti scrittori comunque si sono cimentati proprio con un video che introducesse il loro libro, ma appunto anche di andare a cercare delle forme diverse per continuare in quest'opera appunto molto stimolante, nella sfida comunque di racchiudere in due minuti, scusate, di video tutta una serie di elementi che sono tipici del testo narrativo o comunque del testo scritto, facendo sì che il book trailer possa anche diventare in qualche maniera un prodotto a sé stante, quindi certo di introduzione, ma magari anche come i book trailer che si stanno progettando e scrivendo qui al Calini in questo progetto, appunto degli approfondimenti del libro stesso. Quindi uscendo un po' da questo schema per cui il book trailer è da vedere prima di leggere il libro, quindi l'idea invece che dopo la lettura del libro il video possa proprio servire come ipotesi, diciamo anche proprio critica, interpretativa, salvaguardando però quella dimensione creativa, quindi personale o comunque diciamo più originale dei gruppi che stanno lavorando al book trailer, proprio per aggiungere qualcosa sul libro, e quindi magari anche dando già un po' per scontato che il lettore lo conosca, che lo spettatore sia un lettore che conosce il libro. Ecco, allora, queste logiche sono quelle che ci hanno portato a questa giornata di formazione di oggi, in cui io, come dire, ho provato proprio a sollecitare i ragazzi dandogli alcuni spunti, io credo assolutamente strategici per posizionarsi diciamo così in una galassia del video che è quella contemporanea, in cui, come sappiamo, insomma, sono miliardi di contenuti che girano quotidianamente, insomma, sul web, con un obiettivo ovviamente fondamentale, che è quello sostanzialmente di vincere la cosiddetta battaglia dell'attenzione, cioè io devo fare, se faccio un video devo fare in modo che venga visto, ecco. E quindi loro stanno lavorando proprio sui modelli di storytelling anche molto semplici, che però sono basati su una forte consapevolezza, cioè bisogna sapere appunto chi siamo e a chi vogliamo raccontare, dobbiamo ovviamente sapere che cosa, ma poi dobbiamo mettere un'attenzione straordinaria, formidabile nel come raccontare. E questa quindi è la ragione per cui i ragazzi stanno lavorando alle scalette, ma soprattutto agli storyboard dei book trailer, quindi
chiedendosi continuamente quale sarà il punto di vista, da quale distanza si vedrà l'oggetto, il personaggio, l'angolazione, eccetera. Quindi il risultato poi di questo lavoro ovviamente sarà quello di produrre non più semplicemente dei singoli book trailer, ma una serie di book trailer integrata in qualche maniera, che saranno i book trailer appunto dedicati a questo straordinario racconto mitologico di Friedrich Dürrenmatt, che è appunto il Minotauro. Quindi con tutta una serie di varianti legate appunto alla possibilità di lavorare, diciamo, su una dimensione più soggettiva del personaggio, di lavorare magari invece una dimensione ambientale oggettiva anche fuori un po' dall'idea del labirinto classico, un approccio più teatrale, un approccio coloristico per esempio, quindi un estremo sforzo di stilizzazione, oppure ancora la possibilità di utilizzare i linguaggi del digitale come l'AutoCAD per esempio, per provare a capire oggi come si rappresenta un labirinto, come si vede un labirinto. Ecco, quindi, come dire, la possibilità per tutti coloro che partecipano a questo progetto formativo, non solo per fare un'esperienza di produzione, ma anche proprio per fare un ragionamento di comprensione più profondo su quello che diciamo la contemporanea, sulle opportunità che il contemporaneo ci dà nel mettere, diciamo così, in gioco tutta una serie di competenze, di possibilità di approfondimento come quelle che i ragazzi fanno in un liceo come questo, sulla letteratura, la storia della letteratura, tutti i riferimenti culturali, ma trasformandoli in un linguaggio nuovissimo, estremamente contemporaneo, che è quello del video. Ecco, quindi questa è un po' la visione complessiva a cui io con grande entusiasmo ho aderito.